Sì, 7 giorni di digiuno sono, beh, prepararsi sicuramente un po' prima, però a mio avviso hanno, come dire, una validità se lo colleghi a una motivazione spirituale, perché per dimagrire non serve a niente, nel senso che dopo sono tutti chili che poi riprendi e comunque perdi liquidi, perdi insomma un peso relativo, diciamo. E c'è una rigenerazione generale, quello sì, si deruba il corpo che si rigenera completamente perché hai un effetto di azzeramento in un certo senso, perché superati i 2 giorni che hai un po' di mal di testa e hai un po' quell'effetto di tossine che escono, poi incomincia il terzo e il quarto, senti che il corpo va come in una letargia, anche lo stomaco si chiude e bene o male stai bene, incominci a stare anche bene, sei molto lucido, hai pensieri molto presenti, fai le cose, io ho fatto tantissime cose comunque, ma sei anche molto parco nel capire cosa serve, cosa non serve, cioè perché ovviamente sei una parte anche di sopravvivenza come no, corporea. Però se lo colleghi al fatto che tu vuoi lasciare andare anche un passato, qualcosa che ti è successo, un attaccamento, situazioni tue anche dolorose, beh, tanta roba. E in realtà sono andato nella chiesa, c'è una chiesa qua vicino, ok. Vabbè, prendo questo cero, dico, quando lo accendo, dico finisco quando finisce il cero. Ho 7 giorni precisi, si è spenta, io neanche sapevo che durava 7 giorni. Giorno e notte, sta candela, sta roba, poi preghiere, no, solite robe. E poi ho scritto una lettera anche, devi accompagnarla con una lettera dove fai una specie, non dico di voti, ma dove ti chiarisci anche, ti prendi l'impegno di ciò che, di lasciare questa porta e chiuderla, ecco, mettiamola così, no? Quindi accompagnala anche con un chiarimento delle priorità, delle questioni anche che ti sono state più pesanti per poter dire ok, faccio il punto della situazione. E devo dire che capisco perché è una tecnica usata tantissimo nella storia di sempre da tutti i religiosi o comunque da tutte le persone che hanno fatto percorsi spirituali. E il corpo poi si riprende, e mangi ovviamente, ami il brodino di gallina, cioè adesso il brodo di gallina quanto è buono, c'è una roba, ho detto sempre il brodino di gallina e non so, il riso, le robe, sai perfettamente come dovresti mangiare, quantità, se hai proprio tutte le cose buone, sane, quando vedi cose dolci, vedi robe, non so, troppo zuccherate, proprio il tuo corpo dice no, no, non ci siamo proprio. Devo dire che bisogna stare anche un po' attenti, non è tanto il problema, digiuno si può andare allora, dopo una settimana per me incomincia a entrare in una fase dopo abbastanza impegnativa anche di organi, per cui lì bisogna vedere come risponde ognuno. Per me è fattibile da tutti i 7 giorni, ma oltre quello bisogna vedere proprio che tipo di ciclo di vita gli hai, che stress hai, perché poi può intaccare qualcosa. Infatti te ne accorgi quando riesci hai quell'effetto, diciamo, di delicatezza intestinale e del resto che capisci che non è che puoi fare come vuoi, perché dopo, per esempio, appena ho buttato giù questo brodo mi sembrava di tirare lo stomaco, cioè mi faceva quasi male, cioè, quindi non era così semplice mangiare, no? Quindi recupero, poi piano piano nel giorno 2, dopo il secondo giorno, e comincia tutto quanto il sistema. Però ecco, un'altra cosa interessante è, dando il tempo che hai tantissimo tempo, perché noi mangiamo tantissimo, cioè il mangiare vuol dire il tempo che ti dedichi a far da mangiare o a... E dicevo, Madonna, ho fatto 8.000 robe perché dormi meno, perché hai lucidità maggiore, perché il corpo inizia a dormire meno, non hai più bisogno. Vai in giro, io ho fatto anche da mangiare e vedevo le persone mangiare e hai una forma di ovattatura intorno dove non senti appetito. Cioè uno pensa quando è digiuno ti vedi, non so, un gelato, una carne, c'è un odore, dici, Madonna, no, senti tutti gli odori, sono belli, ma come se fossi, ve lo dico un po' così che fa un po' ridere, come se fossi morto o come se fossi in astrale. Ecco, ho percepito per la prima volta cos'è l'astrale, cioè hai quel ricordo dell'odore che ti fa ricordare che la cosa è buona, ma tu sotto sotto non è che hai fame fisica, hai la fame di un ricordo. E penso che sia così di là, noi non avremo fame fisica, cioè perché non abbiamo un corpo, ma abbiamo la fame di un ricordo, per cui si racconta che molta gente si mette a fare da mangiare anche se non gli serve. C'è dall'altra parte che continuano, le mamme napoletane, siciliane, continuano a fare la pasta, ma non hanno un corpo. Questo è quello divertente, diciamo. Però un'ovattatura, anche un'ovattatura della sensualità, perché il mangiare è anche aggrapparsi alla materia, alla sensualità. Quindi anche se vuoi la persuasione del fascino delle cose, che può essere sessuale, che può essere, non so, capito, qualsiasi tipo di attrazione, hai una specie di, come dire,
di distacco sano, di un'osservazione reale, come contempli le cose. Quindi anche qua è un raggiungimento che te lo dà perché il corpo va come una specie di, di paralisi, una forma di mummificazione, però ti dà quell'aspetto mentale di cosa vuol dire anche essere al di là di tutti questi attaccamenti, anche continui, no? Poi c'è un processo anche di abitudine, ho sentito proprio che all'inizio mi lavavo i denti, all'inizio andavo anche in bagno con degli stimoli, e poi gli stimoli finiscono, cioè come noi siamo abituati a dei processi automatizzati, 3 volte al giorno di pasti sono anche tanti, sono troppi, probabilmente un tempo non si mangiava così, non so, uno fa anche un pasto solo, so di un maestro spirituale che fa un pasto solo, per esempio, non è che serve a mangiare così tanto. Devo dire quindi che l'autoregolazione è questo distacco dalle cose e poi anche ho pensato, se un giorno parti per un viaggio, vai in aereo e a un certo punto non puoi mangiare, oddio non ho mangiato il pasto, so che posso fare 7 giorni, l'importante è bere acqua, ecco, devo bere acqua però, l'acqua all'inizio bevi acqua che ti dicevo, no, fai 2 litri, io facevo 4 litri perché era proprio la sete da fame, mangiava, l'acqua era il mio pasto. Per cui bisogna, però si regge. Io pensavo, no, dopo 3 giorni uno muore, no? Proprio questi pensieri anche così. Non è vero, vai avanti. Ah, scendi un chiletto al giorno. Quindi, insomma, se hai abbastanza, come dire, corporatura, meglio, perché così perché ti mangi dall'interno, mangi la tua carne, i tuoi sistemi. Poi però ho visto che scende, poi hai variato dopo i 7 kg, incomincia non più un chiletto ma 0,50, cioè il tuo sistema va in una forma di sospensione e quindi rallenta per arrivare quasi a una resistenza, però ovviamente se continui a dimagrire perché questo è il livello di coscienza espansiva. Diciamo che è una forma di coscienza espansiva sicuramente, hai una forma di espansione dei sensi, per esempio gli odori li sentivo 3 volte di più, Mm. gli odori, le cose, con questo senso anche di distacco, ti centri molto dentro, anche quando parli, quando dici, anche mentalmente, senti quello che è stata una frase di troppo, quello che non è servito, quello che ha offeso questa parte, o tu ti sei presa per questa parola, cioè è come se il campo diventa un cristallo lucido per tutto quello che succede. Noi non siamo così lucidamente consapevoli di cosa combiniamo ogni momento, no? È come se tutto diventa più consapevole, quindi ogni azione, questa è stata un po' la magia, diciamo, di fondo. E ecco, di dire una pace estatica e di benessere, non tanto, perché c'era il corpo che soffriva e per me era una permanenza continua, era più come dire, un lavoro interiore, però sotto un po' la sofferenza, cioè quindi perché è anche un donare una sofferenza il digiuno, cioè in fondo non è una pratica che ti fai un massaggio e ti stendi, cioè, eh, però come dire, sì, la bellezza, ecco un'altra cosa bella, se vuoi, ecco, questo è il mio insight piacevole, una specie di fermezza e fermarsi. Di tipo, se io sto tutto il giorno in casa e non devo uscire, non devi andare da qualche parte, o compri 2 cose, poi torni. Non è un pensiero di dire devo andare da qualche parte, devo fare un viaggio, devo spostare, cioè guardi il giardino, sei tipo, tipo gli anziani, no, però è per dire il fermarsi dentro e incominciare ad apprezzare veramente però tutto quello che c'è, sentire che tutto è appagante, che tutto è quello che ti serve, non hai altro, non c'è altro da aggiungere, ecco, questo è un po' quello che ti arriva anche perché sei in questa fase di letargia dove ti sei verso una cura di te, quindi non hai questa necessità e questa boria anche che abbiamo tutti, no, del fare, di sistemare, c'è tanta roba, perché proprio è una cosa che ti... E però non è, di solito noi ci sospendiamo quando stiamo o male o quando proprio sei costretto a far così. Questa è una forma un po' più cosciente, cioè è proprio la percezione che è bello così, che è bello il silenzio, è bello star a sentire della musica, è bello stare a sdraiarsi, riposare un po', cioè quel bello che è, e tu dici, ma com'è che non sento quel bello? Poi ho fatto da mangiare a mia moglie, per esempio, che le è piaciuto tanto ed ero proprio lì che me la godevo. Anche ecco, quando c'è da mangiare, mangiavo anch'io, una cosa che non ho mai notato. Tutti i profumi del mangiare mi davano energia. Una cosa che ho notato è ecco, che gli odori anche danno energia. Il sole mi dava energia, la respirazione mi dava energia.
Infatti poi ho scoperto, ho letto che il 60% dell'energia del corpo è data dal mangiare, ma il resto, cioè che sono i pensieri, che sono il sole, che sono l'aria, è il nutrimento che abbiamo. Non dico, diciamo però questo tipo di realtà anche sono nutrimenti in qualche modo che se sai selezionarli ti possono far star bene, insomma, e sono piacevoli, mi ricordo questa cosa di questa mio maestro spirituale che quando ha i suoi capricci, diciamo così, vabbè, bisogna capire la sua filosofia che richiama un po' Krishna, eccetera, che si, come dire, ne vuole da mangiare a tutti i costi, come dire, ha una voglia, no? Allora gli portano questo cibo, fa così, lo annusa e poi basta, non lo vuole più. E tu dicono, ma cioè, più volte fa sta cosa strana, no? Però io ho capito perché a livello astrale o a livello alto di aspetto sottile, il fatto che tu lo annusi, hai già preso la sostanza, però capite che livello stiamo parlando? Non è una sostanza fisica. Ecco perché i rituali, quando si fanno le offerte di fiori o di arance, di frutta o si anche ammazza un animale, perché di là dovrebbe far piacere questa cosa? Allora, se esistono al di là, assodiamolo un attimo e assumiamo che sono entità che arrivano, che beneficano il luogo o il motivo per cui tu fai questo rito. Come mai che sono contenti di una cosa che tu offri? A un brodo anche, o fanno anche una pasta, no? Perché è contenta quella. Ci sono tante storie che raccontano che quel dolce gli piaceva, loro lo preparano per la divinità. Io penso perché arriva, lo annusa e in qualche modo ne incorpora un po' l'energia, perché più vai nel sottile, più non ti serve, come anche i bambini. I bambini ti danno energia, c'è la bellezza giovanile, l'innocenza, guardare un bambino e sentirlo è qualcosa che ti dà energia, la bellezza ti dà energia. Se stai male, se sei in una situazione dove l'energia è bassa e quindi il livello è molto sottile e hai bisogno di quel livello lì, ti attacchi subito, la vegetazione ti dà energia, la natura, tutte cose che non ce ne accorgiamo perché siamo, come dire, bloccati alla percezione e quindi più inquinati il nostro cristallo, più sporco è, più non hai interazione facile con questi mondi sottili dietro all'energia delle cose, ma ne mangiamo continuamente il grossolano. Ecco perché poi dalla carne, a parte il pollo, devo dire, però adesso lo sto riscoprendo, per cui devo rivedere sta cosa. La gallina, però, ragazzi, il brodo di gallina, brodo di gallina, cipolla, tagliata in quattro parti, un po' di curcuma, appena spicchi di zenzero, poi sale, pepe, aspetta, poi una carota, che altro di particolare, fai bollire, bolli per 30 minuti, poi la butti via la prima schifezza, altri un'ora, un'ora e mezza, e... no, è fuori un brodo, è che anche la gallina stessa, cioè, ecco, perché il brodo è sempre stato nelle varie culture qualcosa che... Stamattina ho fatto colazione col brodo, ma perché il brodo in tutto il mondo è fatto, le colazioni sono calde, sono salate e sono così. Siamo noi che facciamo il cappuccino con la brioche, ci massacriamo gli intestini. Cioè, ma no! Ecco, però vedermi fare una colazione col brodo così, con questa specie di zucca, buonissimo, ho messo il miglio cotto a vapore. Tu dici, ma come stai mangiando? Benissimo. Però giustamente usciamo da un mondo della normalità del mangiare. Però si raffina la percezione proprio di ciò che ti fa bene e ciò che non ti fa bene. E questo per me, questo sesto senso, il digiuno ti dà questa possibilità di vedere tutti gli inquinanti che hai delle cose, perché non è mai così velenoso quanto il pensiero. Quindi dico, ok, l'alimentazione che sicuramente aiuta, ok, però ognuno può avere i suoi vizi, le sue cose anche alimentare, ma il pensiero, ragazzi, il tormentarci continuamente, il nostro rovellarci internamente, quello ci fa un 60% di tutte le nostre deficienze di organi, di stress, perché è un nutrimento continuo che impatta continuamente sul nostro sistema. Ma come faccio sta scimmia impazzita a dargli una calmata che neanche di notte si calma? La grande via degli iniziati e dei maestri.